Le patate raganate sono un contorno originario della Basilicata, davvero molto saporito. Patate, pomodori, origano, pecorino. Vi è incuriosito? Prepariamole insieme! Le patate raganate, che vuol dire gratinato in dialetto lucano, sono una sorta di sformato con pomodori rossi maturi, cipolle, pane raffermo, formaggio e una spolverata di origano. Allora, iniziamo dalle cipolle. Le sbucciamo. Eliminiamo bene la parte esterna, anche quella magari un po' più coriacea. Ora che le abbiamo sbucciate, dobbiamo tagliarle a fettine di 3-4 mm. Ed eccole qui, le mettiamo in un piatto e poi proseguiamo sbucciando le patate. Dopo aver sbucciato tutte le patate, le taglio a fettine regolari di circa 2 mm di spessore. Anche le cipolle, se volete, potete farle più sottili, di 2 mm come le patate, così magari ci sarà più uniformità di cottura. Ed eccoci qui, abbiamo terminato e ora possiamo andare ai fornelli. Adesso sbianchiamo i pomodori perché poi sarà molto più agevole togliere la buccia. Quindi in cosa consiste sbianchire i pomodori? Innanzitutto bisogna lavarli, bisogna togliere il picciolo, sul dorso facciamo un taglio a croce, che servirà poi per agevolare la sbucciatura. Mettiamo il pomodoro all'interno dell'acqua e lo lasciamo lì per almeno 30-40 secondi. 30-40 secondi alla ripresa del bollore. Ecco qua, spegniamo il fuoco, scoliamo i pomodori, li lasciamo un attimo intiepidire e poi possiamo sbucciarli. Ora vi faccio vedere come viene via bene, guardate, facilmente. Dopo aver sbucciato i pomodori dobbiamo tagliarli a fettine, non troppo spessi, mi raccomando. Qui ho tutti gli ingredienti che mi servono per comporre le mie patate raganate o raganate. Ho anche della mollica di pane che ho sbriciolato, potete anche tagliarla in un cutter se volete farla fine, in questo modo, l'origano ovviamente, e poi del buon pecorino romano DOP. Sono tutti ingredienti della cultura contadina che formano un piatto strepitoso. Adesso devo andare però a tagliare un pezzetto di pecorino, appunto, e grattugiarlo. Componiamo quindi le nostre patate raganate. Sul fondo di questa pirofila metto un po' di olio extravergine di oliva e poi un terzo delle patate. Le metto in modo concentrico, una ben vicina all'altra, anzi le sovrapponiamo anche un pochino, saliamo e pepiamo, distribuisco poi metà delle cipolle formando un altro strato, metà dei pomodori, sale e pepe, schiacciamo bene per pareggiare tutti gli strati, poi aggiungiamo un filo d'olio extravergine e distribuiamoci sopra poi anche un terzo della mollica di pane. Pressiamo sempre bene. Mettiamo quindi un altro terzo di patate, sempre nello stesso modo in cui abbiamo messe prima, e di nuovo, iniziando con le patate, faccio un altro strato identico a quello di prima. Anche qui sale e pepe. Poi di nuovo cipolle. Poi facciamo l'ultimo strato che consiste nelle patate. Ogni tanto premete perché di sotto tutti gli ingredienti cominceranno ad ammorbidirsi perché c'è anche il sale, quindi butteranno fuori un po' d'acqua e cominceranno ad abbassarsi. Quindi facciamo un giro con le ultime patate. Dopo le patate mettiamo ancora della mollica, abbondante pecorino romano DOP, origano, sale, pepe, questa volta un po' di meno perché c'è già il pecorino che è molto saporito,
Mettiamo sempre il nostro filo di olio extravergine di oliva e poi le nostre patate raganate vanno in forno a 180 gradi, forno statico, per circa un'ora. Come vedete, la crosticina delle nostre patate raganate sembra croccantissima. Se volete fare una ricetta semplice utilizzando pochi ingredienti che probabilmente avete già in casa, questo piatto fa proprio per voi. E adesso vediamo com'è all'interno. Beh, direi che sembra molto bella ed invitante. Con questo contorno aggiungerete ancora più gusto al vostro menù, portando sulla tavola tutto il buono della tradizione regionale.